È l'alba, siamo arrivati in valle, nebbiosa, sotto zero, una giornata adattissima per la caccia e andiamo ad incontrare Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, dove ci porti oggi? Oggi andiamo a caccia nelle valli di Comacchio con una giornata molto fredda, è la tipica giornata di valle. Questa è la giornata che voi vivete tutti i giorni e andiamo a caccia in botte. Che tipo di caccia è? Cosa si tratta? Si tratta di una botte che una volta erano due botti gemelle, di botti di vino, da vino, sotto l'acqua, attaccate con delle catene in modo che quando cresceva e si abbassava l'acqua alzavano e abbassavano le catene. Adesso è un po' diversa la cosa. Adesso è un po' diversa perché teniamo la botte un po' più alta e poi la copriamo in cima con dei rami, con delle cose che troviamo in natura, insomma. E allora adesso ci spostiamo con le barche, con i nostri amici cacciatori e arriviamo a queste botti. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti circa di navigazione in questa laguna, arriviamo all'appostamento di Renato e di Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spieghi come funziona la giornata di caccia qui in laguna? Prima di tutto arriviamo qui all'alba, apriamo la botte, mettiamo giù gli stampi, le nostre anatrene vive, I richiami. vivi, i germani. E la barca come la nascondete? La barca la nascondiamo sotto acqua. E poi ci si mette in attesa. Entriamo nell'appostamento caccia, carichiamo i fucili e aspettiamo che arrivi qualche folaga. Eccoci qua. Roberto, buongiorno. Anzitutto, tu sei un cacciatore molto giovane, non è frequente trovarne. Quanti anni hai? 26. Qual è la cosa bella di questa caccia? Stare in mezzo alla natura, guardare dei bei paesaggi. E cos'è che si vede qui? Quali sono le specie che cacciate e che vedete passare? Ma sono diverse specie, la folga, ci sono i moriglioni, i mestoloni. Ecco, bisogna dire che i cacciatori hanno la capacità di riconoscere gli animali già quando sono molto lontani, ad occhio nudo. Riescono a distinguere se si tratta di una folaga, di un'anatra o di una specie protetta. Dalla sagoma, dal dal tipo volo, di volo anche dal tipo di volo, anche dai colori, perché con i binocoli anche dopo vediamo anche più in là.
Allora Luca, la giornata si è conclusa, mi sembra che sia andata abbastanza bene. Sì, non è andata male, abbiamo preso una esaola, una folaga e un germano. Quindi possiamo dire di aver visto tutto quello che c'è da vedere per la caccia in valle. No, ancora no. Adesso andiamo a vedere un'altra forma di caccia. Altri tipi di appostamenti? Sì, dove risentiamo dell'alta e della bassa marea del mare. E allora andiamo insieme. E mentre ci trasferiamo per approfondire un po' i temi riguardanti la caccia, abbiamo l'occasione di incontrare il presidente della Federcaccia dell'Emilia Romagna, Stefano Merighi, al quale chiedo: si può cacciare in queste zone di preparco, in posti meravigliosi, ma questo è grazie anche all'opera dei cacciatori? Certamente si può cacciare in queste meravigliose, come avete avuto modo di poter vedere, zone di vallive di preparco, quindi siamo all'interno del Parco del Delta del Po, ma in una zona perimetrale dove la caccia è comunque permessa con regole ferree, ancora più restringenti di quelle che regolano la caccia in genere, ma si mantiene viva questa attività venatoria che trova radici antiche e in tradizioni nella notte dei tempi, ma con una legislazione moderna legata anche alle direttive europee ci permette ancora di poter esercitare la caccia. Questo anche per dire che il lavoro di gestione del territorio da parte dei cacciatori è importante, è fondamentale, tanto qui ma anche in tutto il resto del territorio. Se abbiamo ad oggi ancora ambienti vallivi con una presenza di varie specie animali, fauna acquatica e non, è anche dovuto proprio alla gestione del territorio ed esclusivamente, tant'è che in alcune zone dove la caccia non è esercitata e quindi ahimè non vi è un interesse particolare nella gestione di questi ambienti, presenze di anatidi o altri animali, altre specie animali veramente a volte sono carenti. Ciò nonostante, il tema della caccia è quanto mai controverso. Per quale motivo? I motivi sono certamente molteplici, ce n'è uno in tutta evidenza che possiamo isolare, che indubbiamente c'è in questo mondo moderno una distanza fra i temi della ruralità, diciamo, più che della caccia, veramente enorme, epocale. Certamente chi vive nelle città, vuoi per i luoghi, vuoi per la cultura, non ha una cognizione esattamente di come si svolge la vita nei campi, la vita nelle valli, e questo sicuramente porta a un distacco con la natura e soprattutto con la caccia, perché non è certamente conosciuta. Tant'è che una recentissima ricerca svolta dal professor Finzi con Astra Ricerche ha portato a questo elemento, che non è vero come si dice che i più dei cittadini italiani siano contrari alla caccia, ma i più non la conoscono. E molti, più della maggioranza, dicono sì, caccia si può fare, ma con regole. Bene, le regole ci sono. Eppure tante. Moltissime, ed è giusto che ci siano, perché le regole fanno parte del vivere civile. Il vostro programma è bene che queste cose le dica, ed è questa una delle ragioni per le quali partecipiamo appunto con voi a questo programma, per spiegare a tutti coloro che di caccia non conoscono che regole ci sono, e anche molto importanti e ferme. E in un ambiente nebbioso, con un freddo davvero pungente, abbiamo raggiunto Giuliano ed Alberico. Ci vuole una grande passione per venire con questo freddo a fare la caccia alle anatre.
Sì, nonostante gli anni passati è l'ultimo specchio di acqua, diciamo, per divertirci un pochettino. Quanto tempo passate su questi appostamenti durante le giornate di caccia? Mediamente dal mattino alle 5 a arrivare al pomeriggio, anche verso le 3:30, 4.